Danilo Toninelli, buongiorno. Buongiorno Danilo. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora Danilo, cominciamo con una notizia che abbiamo tra l'altro letto durante la rassegna stampa che arriva da Sorrento, perché è stato arrestato il sindaco Massimo Coppola durante una sera al ristorante proprio l'altro ieri in flagranza di reato, perché proprio al ristorante il sindaco di Sorrento Massimo Coppola stava ricevendo una mazzetta per favorire un appalto sulle mense scolastiche. È stato poi arrestato anche un suo collaboratore, poi si parla di questo intermediario Lello il Sensitivo, insomma sta diventando anche un po' abbastanza una notizia di costume, però genera ovviamente tanta rabbia. Forse Danilo, la caratteristica di questa notizia che genera più rabbia è proprio il fatto che lui si sentiva così tanto tranquillo addirittura da intascare una mazzetta in un ristorante. Sì, è una cosa scandalosa, e quello che mi scandalizza ancora di più del fatto concreto di un politico che viene beccato a pigliare una mazzetta è la mancata reazione di tutte le forze politiche, e soprattutto è il fatto che per provare a capire di che schieramento facesse parte devi fare una ricerca che neanche uno dell'FBI riesce a trovare. Insomma, è un civico appoggiato dal Partito Democratico, e stamattina prima di entrare in diretta con voi ho fatto un bel giro sui social della Schlein del Partito Democratico e non c'è nessuno che dica niente. Conte, che dovrebbe essere a capo del partito più giustizialista e onesto che ci sia, non dice niente. Questo significa che l'arresto di un politico è diventato una cosa che non scandalizza, che non porta i partiti a dire che c'è un problema grosso come una casa, e che ha reso tutti i partiti garantisti. Anche se ti beccano con le mani nella marmellata, bisogna aspettare l'ultimo grado di giudizio per dire che sei un politico che non poteva fare quell'incarico, che doveva essere mandato a casa prima di una sentenza definitiva. Ecco, poi il tema, diciamo, di questo arresto, quello che avrebbe fatto questo sindaco era ricevere questi soldi, che si parla di una cifra di 120.000 euro, quindi anche soldi importanti, per, diciamo, la concessione di un appalto per la ristrutturazione dell'asilo comunale. Ecco, la questione degli appalti, insomma, rientra sempre poi in queste, diciamo, dinamiche illegali, no, sotto banco. Assolutamente, la cosa che preoccupa è il fatto che da una parte hanno cancellato l'abuso d'ufficio, e l'abuso d'ufficio è quella cosa che permetteva prima di tutto di scovare atti di corruzione che riguardavano soprattutto la gestione della cosa pubblica, e la cosa pubblica per un amministratore locale sono praticamente quasi solo appalti per beni e per servizi. E l'altra cosa che spaventa ancora di più, che spaventa altrettanto, è quella con la modifica del codice degli appalti voluta dall'attuale ministro delle infrastrutture Salvini, per cui non c'è più un limite per i subappalti. Quindi un sindaco, attraverso un abuso d'ufficio che non è più reato, assegna una gara ad un amico, ad un conoscente, senza rispettare i dettami della legge, e quest'ultimo che vince la gara, o meglio che fintamente vince la gara, assegna tutti i lavori a 1, 2, 3, 10 imprese subappaltatrici che sfruttano le persone in nero, che sfruttano le persone senza canoni di sicurezza, norme di sicurezza minime sufficienti, e che quindi comportano o rischi di corruzione o dall'altra parte rischi di sicurezza. Quindi il dramma italiano che stiamo vivendo è che atti di corruzione come questo negli appalti li possiamo beccare solo quando li troviamo con in tasca una mazzetta. In quasi tutti gli altri casi non riusciremo più a beccarli. Lui poi, insomma, nel lavoro degli inquirenti e degli investigatori aveva anche nascosto 167.000 euro nel vano di un biliardo di casa sua, che sono stati scoperti dopo. Voglio tornare anche al discorso che facevi prima, Danilo. Perché secondo te, insomma, non arrivano condanne da parte della politica? Perché c'è, appunto, secondo te, una deriva garantista, ecco, da parte dei partiti politici? Ma perché tutti temono che capiti qualche cosa anche a loro, perché sono diventati tutti uguali, tutti a protezione di qualsiasi figura politica, e se entriamo più nel contesto di centrosinistra / campo progressista,
Conte non può attaccare la Schlein non può fare niente all'interno del suo partito, che non è cambiato da quando lei è diventata segretaria, e quindi tutti in silenzio. Ed è la prova provata che non esiste più nessun partito antisistema, ma tutti partiti che sono uniti nell'identità e nel modo di fare, cioè nel cercare di difendere i propri interessi e il proprio potere. Ecco, poi questo sindaco, lo ricordiamo anche, era già stato coinvolto e intenzionato già dalla Guardia di Finanza a dicembre scorso, dicembre 2024, perché era stato trovato in possesso di 15.000 euro occultati all'interno della confezione di un panettone di Natale. Quindi insomma li aveva nascosti ovunque questi soldi, questo sindaco, insomma una storia veramente che ha dell'incredibile, no Danilo? Sì, è una storia dell'incredibile, ma che non crea più nessun tipo di stimolo, di sollecitazione nell'opinione pubblica, perché ai noi lo stimolo è la sollecitazione, che significa incazzatura e senso di disgusto per fatti criminali come questi, avvengono nella gente se in televisione giornalisti e politici alzano i toni, e se invece viene data la notizia così come un temporale estivo, che capita sempre il temporale estivo, no? Non ci si deve stupire, invece non è vero che bisogna accettare come se capitasse sempre una roba come questa. La gente dice vabbè, acquisisce la notizia, nessuno si è arrabbiato, passiamo avanti scrollando sul telefono e passiamo alla prossima notizia. È letteralmente scandaloso che non ci sia nessun partito / politico che abbia preso una posizione chiara su un fatto di questo tipo. Significa accettare situazioni così, ammettere che nella politica ci sono corrotti e corruttori e aspettare che la giustizia dopo 10 o 20 anni faccia il suo corso. Sì, perché poi i tempi effettivamente sono sempre estremamente lunghi. Andando a cambiare tema,